La piazza era un'esplosione di colori, coriandoli svolazzavano, la musica provava a partire, la gente parlava tutta insieme. Zibù osservava i carri, uno accanto all'altro, grandi, piccoli, storti, decorati a metà. Zibù, Chiamò Rocky. mi sa che tocca a te organizzare la sfilata. Zibù spalancò gli occhi. Io? Adesso? In quel momento arrivò Pim, un topolino colorato, correndo velocissimo. Inciampò, rotolò e si rialzò. Messaggio urgente! Disse, porgendo una mappa al contrario. Zibù la girò Pim, è capovolta! Ah, allora corro dall'altra parte! e ripartì. Un carro con trombette partì all'improvviso facendo pam pam. Zibù fece un salto. Fermo! Non ancora! Il carro non ascoltò e continuò dritto. Zibù si portò le mani ai fianchi e poi sorrise. Va bene, carnevale e caos, ma questo caos lo facciamo funzionare. Zibù correva avanti e indietro tra i carri. Questo dietro! No, davanti! Aspetta! Fermo! Rocky lo seguiva cercando di aiutare. Forse se le mettiamo in fila! Sono già in fila! Rispose Zibù mentre un carro gli passava accanto. Tim tornò di corsa. Messaggio consegnato! A chi? Non lo so, ma qualcuno ha detto grazie! Il carro delle trombette ripartì di nuovo. Pam! Ancora? Sbottò Zibù. Pim provò a fermarlo, saltò sopra e sparì, portato via. Torno subito! Gridò mentre il carro si allontanava. Zibù si fermò un attimo e osservò. Ogni carro era diverso, uno veloce, uno lento, uno rumoroso, uno elegante. Zibù batté le mani. Aspettate! Forse il problema non è il sistemarli, ma ascoltarli. Rocky sorrise. Finalmente parli come uno del carnevale. Zibù salì su una cassa al centro della piazza. Attenzione! Chiamò. Tutti si fermarono. Indicò i carri uno per uno. Tu sei veloce, apri la sfilata. Tu sei pieno di colore, stai alla fine. Tu fai musica, in mezzo così ballano tutti. Pim tornò ansimando. Ho perso il carro, ma ho trovato un altro. Perfetto, Disse Zibù. porta i messaggi. Pim corse ovunque, sbagliando carro ogni volta, ma facendo arrivare le indicazioni giuste. Il caos iniziò a muoversi, ma nel verso corretto. La musica ripartì, seguendo il ritmo dei carri. Il carro delle trombette fece per partire. Zibù alzò un dito. Il carro si fermò. Tutti applaudirono. Zibù scese dalla cassa. Ok, adesso non guidiamo i carri, li accompagniamo. L'orologio della piazza suonò. La sfilata iniziava. Il primo carro partì veloce tra applausi e risate. Il secondo avanzava saltellando. Il terzo brillava come un cielo pieno di stelle. La folla rideva, ballava e indicava. Rocky camminava accanto a Zibù. Stanno adorando tutto. Zibù annuiva incredulo. All'improvviso, pam! Il carro delle trombette partì di nuovo, fuori tempo. Zibù trattenne il fiato. Il pubblico scoppiò a ridere e iniziò a battere le mani a ritmo. Pim comparve sul carro sbagliato, salutando come una star. Questo non era il mio. Ma la gente applaudiva ancora di più. Coriandoli volavano ovunque. I carri non erano perfetti, ma erano vivi. Zibù sentì il cuore leggero. Il carnevale stava facendo quello che sapeva fare meglio: sorprendere. L'ultimo carro entrò in piazza tra due ali di folla festante. Musica, colori, risate ovunque. Zibù si sedette per terra, stanco e felice. Rocky gli diede una pacca. Direi che è andata. Im arrivò di corsa. Ho finito i messaggi. Posso festeggiare? Puoi. Rispose Zibù. Pim saltò su un carro. Sbagliato.
Poi scoppiò a ridere. Vabbè. La festa continuò fino al tramonto. I carri brillavano fermi, finalmente tranquilli. Zibù guardò la piazza piena di persone e sorrise. Il carnevale non aveva bisogno di essere perfetto, bastava essere insieme. Rocky lanciò una manciata di coriandoli. Direttore della sfilata? Zibù rise forte e quel carnevale fu ricordato come il più caotico e il più bello di sempre. Felice carnevale, bambini, e buonanotte. Mua. Alle prossime avventure.